In questo episodio spiego come usare due verbi italiani che vengono spesso confusi. I verbi in questione sono accorgersi e rendersi conto. Entrambi i verbi possono essere usati con la preposizione di oppure con la congiunzione che seguita da una frase. Quindi le costruzioni sono accorgersi di qualcosa oppure accorgersi che più una frase e rendersi conto di qualcosa oppure rendersi conto che più una frase. Molte persone che hanno imparato l'italiano come lingua straniera hanno difficoltà con questi due verbi, che sono effettivamente molto simili. E proprio per questo motivo questa coppia di verbi spesso crea confusione. Vi dico subito che questi due verbi sono sinonimi, quindi se usate uno al posto dell'altro non è un errore grave. Anzi, in molti casi questi verbi sono perfettamente equivalenti e intercambiabili, nel senso che se preferite usare accorgersi, potete usare accorgersi, se preferite usare rendersi conto, potete usare rendersi conto. Però in determinati casi, in determinate frasi, questi due verbi possono sottolineare due cose leggermente diverse. Quindi in alcune frasi sarebbe meglio usare accorgersi e in altre frasi sarebbe meglio usare rendersi conto. A proposito, io sono Luca e vi do il benvenuto sul canale Italiano con Luca. Prima di procedere e di fare alcuni esempi, volevo fare una precisazione. Il verbo accorgersi è vagamente irregolare e ha il participio passato con la T. Quindi il participio passato di accorgersi è accorto. In secondo luogo, accorgersi è un verbo pronominale, quindi nei tempi composti vuole come ausiliare il verbo essere. Per esempio, il passato prossimo di accorgersi è mi sono accorto, non è mi ho accorto. Anche il verbo rendersi è vagamente irregolare e il suo participio passato è reso. Inoltre, essendo un verbo pronominale, richiede come ausiliare il verbo essere. Per esempio, il passato prossimo è mi sono reso conto, non è mi ho reso conto. Ma cerchiamo un attimo di capire qual è la differenza tra questi due verbi. Round 1. La prima frase di esempio potrebbe essere questa. Mi sono accorto che il frigo è quasi vuoto. In teoria io potrei anche dire mi sono reso conto che il frigo è quasi vuoto. Però in questo caso sarebbe meglio usare il verbo accorgersi. Perché è meglio usare il verbo accorgersi in questa frase? Perché io noto che il frigo è quasi vuoto con la vista. Quindi è una cosa che io noto immediatamente, non è una conclusione a cui giungo dopo una riflessione. L'espressione rendersi conto di solito sottolinea l'aspetto della riflessione, cioè che una persona giunge a determinate conclusioni dopo aver pensato a qualcosa. Round 2. Il secondo esempio potrebbe essere: quando ho messo la mano in tasca mi sono accorto di aver dimenticato il telefono a casa. Invece di usare il verbo accorgersi, io in questa frase potrei usare rendersi conto e potrei dire: quando ho messo la mano in tasca mi sono reso conto di aver dimenticato il telefono a casa. In questo caso rendersi conto va bene perché comunque anche se è un pensiero diciamo istantaneo, comunque c'è il pensiero, cioè io metto la mano in tasca e penso oh, ho dimenticato il telefono a casa. Round 3. La terza frase di esempio è questa. Quando ero già sull'aereo mi sono accorto di aver già... Niente, oggi non si riesce. Quando ero già sull'aereo mi sono accorto di aver dimenticato gli occhiali in aeroporto. In questo caso io potrei dire: quando ero già sull'aereo
Mi sono reso conto di aver lasciato gli occhiali in aeroporto. Round 4. Il quarto esempio potrebbe essere questo. Mi sono accorto che hai spostato quel quadro. In questo caso non va tanto bene sostituire il verbo accorgersi con rendersi conto. Non va tanto bene perché comunque in questo caso io ho notato questa cosa con la vista. Quindi sarebbe molto strano dire mi sono reso conto che hai spostato quel quadro. Ma vediamo la quinta frase. Round 5. Il quinto esempio è questo. Quando sono entrato mi sono accorto che sopra c'era qualcuno. Invece di dire così io potrei dire quando sono entrato mi sono reso conto che sopra c'era qualcuno. Queste due frasi suggeriscono due scenari leggermente diversi. La frase con il verbo accorgersi suggerisce uno scenario di questo tipo, cioè io sono entrato e ho capito subito che sopra c'era qualcuno, magari perché ho sentito dei rumori, però comunque questa cosa l'ho capita subito. Se invece dico mi sono reso conto che sopra c'era qualcuno, sembra che io abbia capito questa cosa dopo un po' di tempo. Cioè magari prima ho sentito un rumore strano, dopo un po' di tempo ne ho sentito un altro e allora ho fatto 2 più 2 e mi sono reso conto che sopra c'era qualcuno. Ma vediamo la sesta frase. Round 6. La sesta frase di esempio potrebbe essere questa. Mi sono accorto che qualcuno era entrato in camera mia. Invece di dire così, io potrei dire mi sono reso conto che qualcuno era entrato in camera mia. Queste frasi vanno entrambe bene, però secondo me il verbo accorgersi suggerisce un capire così, istantaneo, mentre invece il verbo rendersi conto suggerisce un capire dopo un po'. Round 7. La settima frase di esempio potrebbe essere questa. Roberto si è accorto dell'ingorgo da lontano e ha cambiato strada. Un ingorgo in sostanza è quando ci sono tante macchine che vanno molto piano. In questo caso non posso usare rendersi conto, devo usare per forza accorgersi. Round 8. L'ottava frase di esempio potrebbe essere questa. Mi sono accorto che in quel pub il sabato ci sono molte persone. In teoria, invece di dire così, io potrei dire mi sono reso conto che in quel pub il sabato ci sono molte persone. In questo caso comunque sarebbe meglio usare il verbo accorgersi, perché comunque in questo caso non è necessaria una grande riflessione per notare che il sabato ci sono più persone. Il notare si basa sulla vista. Ma vediamo la nona frase. Round 9. Il nono esempio è questo. Mi sono accorto che Martina è ingrassata. In questa frase è meglio usare il verbo accorgersi, perché comunque questa è una cosa che ho capito immediatamente quando ho visto Martina. Vediamo il decimo esempio. Il decimo esempio è questo. Mi sono accorto di essere stato truffato. Invece di dire così, io potrei dire mi sono reso conto di essere stato truffato. In questo caso sarebbe meglio usare il verbo rendersi conto, proprio perché questa cosa prima non l'avevo capita, dopo, pensandoci, l'ho capita. Quindi non è stata una cosa che ho capito istantaneamente. L'undicesima frase di esempio con il verbo accorgersi potrebbe essere questa. Mi sono accorto che c'è un errore. Invece di dire così, io potrei dire mi sono reso conto che c'è un errore. Queste frasi sono entrambe accettabili. Probabilmente la variante con mi sono reso conto sottolinea il fatto che io l'errore l'ho notato dopo un po', non l'ho notato subito.
Cioè, dopo averci pensato, sono giunto a questa conclusione. Ma vediamo la 12ª frase. Il 12° esempio è questo. Mi sono accorto subito di lei. In questo caso devo usare il verbo accorgersi. Non posso dire mi sono subito reso conto di lei. Cosa significa mi sono accorto subito di lei? L'ho notata subito. Quindi in questo caso io noto questa cosa con la vista. Vediamo il 13° esempio. Mi sono accorto di essere inseguito. Invece di dire così, io potrei dire mi sono reso conto di essere inseguito. Queste due frasi suggeriscono due scenari leggermente diversi. Se dico mi sono accorto, probabilmente significa che mi sono girato un attimo e ho visto che mi stavano inseguendo. Se invece dico mi sono reso conto di essere inseguito, vuol dire che ho capito questa cosa dopo averci pensato un po'. Probabilmente prima ho visto una cosa, dopo un po' ho visto un'altra cosa, dopo un po' ho visto un'altra cosa ancora e allora ho fatto 2 più 2 e ho capito di essere inseguito. Quindi ecco, di solito, come dicevo, accorgersi è più un capire istantaneo e rendersi conto è più un capire dopo una riflessione. Un altro esempio potrebbe essere: mi sono accorto di stare male. Invece di dire così, io potrei dire mi sono reso conto di stare male. Probabilmente in questa frase è meglio usare l'espressione rendersi conto, proprio perché io giungo a questa conclusione dopo averci pensato un po'. Un altro esempio potrebbe essere: Laura non si accorge che continua a sbagliare. Invece di dire così, io potrei dire Laura non si rende conto che continua a sbagliare. In questo caso sarebbe meglio usare rendersi conto, proprio perché in questo caso è molto importante l'aspetto del pensare e del riflettere. Un altro esempio potrebbe essere: mi sono accorto di amarla. Invece di dire così, io potrei dire mi sono reso conto di amarla. Probabilmente in questo caso è meglio usare rendersi conto. Un'altra frase di esempio potrebbe essere: dicono che ieri sera c'è stato un terremoto, ma io non mi sono accorto di niente. Invece di dire così, io potrei dire: dicono che ieri sera c'è stato un terremoto, ma io non mi sono reso conto di niente. Queste frasi vanno entrambe bene. Final round. E l'ultimo esempio con il verbo accorgersi è: quando ho preso in mano il microfono mi sono accorto che era leggerissimo. Invece di dire così, io potrei dire: quando ho preso in mano il microfono mi sono reso conto che era leggerissimo. In questo caso probabilmente sarebbe preferibile usare il verbo accorgersi, proprio perché in questo caso io questa cosa l'ho capita immediatamente. In sostanza, accorgersi e rendersi conto sono sinonimi e sono spesso intercambiabili, ma accorgersi è più simile a notare, anche attraverso i sensi, mentre rendersi conto sottolinea l'aspetto della riflessione e il fatto che una persona giunge a determinate conclusioni dopo averci pensato. In altre parole, accorgersi è più simile a notare qualcosa che prima non avevamo notato, mentre rendersi conto è più simile all'idea di capire qualcosa che prima non avevamo capito, in particolare dopo aver riflettuto. La differenza tra i verbi accorgersi e rendersi conto è questa. Però, come dicevo, in molti casi si possono usare entrambi. Spero che questa sottile differenza sia chiara. Se vuoi parlare l'italiano in modo naturale, mi raccomando, iscriviti al mio canale.
Nel frattempo, qui in alto ti lascio un altro video che ti consiglio vivamente di guardare. E che la forza della lingua italiana sia con te.